Despotism 3K è un gestionale divertente, ma soprattutto demenziale, che ti insegnerà come poter andare in burnout. Soprattutto negli ultimi anni si è sentito tanto parlare di burnout. Questo perché siamo tutti stressati, lo stress dilaga e dilaga anche negli ambienti di lavoro. Alcuni tipi di lavoro poi sono particolarmente stressanti e portano i poveri dipendenti all'esaurimento nervoso. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Ma torniamo a Despotism 3K. In questo videogioco potrai schiavizzare l'umanità e punire tutti gli umani per sfogare gli anni di umiliazione subiti. Tutto questo per creare la più grande colonia di umani e conquistare il mondo. Oltre a questo avrai la possibilità di riflettere sul concetto di produttività e sulla sua esasperazione e farti alcune domande, tipo: è giusto essere sempre produttivi al massimo? Qual è il limite della produttività e quando è che può farti sfociare nel burnout? Allora, che cos'è il burnout? Il burnout è quella situazione di stress, affaticamento, disagio continui sull'ambiente di lavoro che a lungo andare, continuando a ripetersi nel tempo, ti portano all'esaurimento. Non si ha più la forza di affrontare le piccole sfide quotidiane, i problemi, le tensioni, i disagi. E a lungo andare può portare anche problemi molto più gravi come ansia, depressione, disturbi del sonno e manifestarsi anche a livello fisico con mal di testa, gastriti e compagnia bella. Insomma, il lavoro diventa logorante e alla fine si sbrocca. Hai presente i tuoi poveri piccoli schiavi in Despotism 3K? Ecco, se li fai lavorare troppo o anche a seguito di alcuni eventi, perdono la voglia di lavorare. Se ti va bene, inizi a vedere fenomeni di affaticamento, lavorano più lentamente, si prendono delle pause e cose del genere. Altrimenti, se ti va male, vanno proprio in burnout. Lo capisci perché quando succede iniziano ad ammalarsi, a infortunarsi oppure tentano la fuga o tentano di sabotarti. Questo però non succede a tutti i tuoi schiavi, ma solo ad alcuni. Questo perché il burnout si riferisce solamente all'ambito lavorativo, ma è in sostanza un esaurimento nervoso. Quindi alcune persone sono più soggette di altre. È vero che il ruolo lavorativo e l'ambiente lavorativo hanno una grande influenza, ma sono comunque variabili soggettive. Ad esempio, ognuno di noi regge in modo diverso il carico di lavoro o il monte ore. Alcuni riescono a trovare un buon allineamento tra i propri valori e quelli dell'azienda, altri riescono a costruire migliori relazioni sul lavoro. C'è poi chi viene giustamente riconosciuto e chi invece si sente vittima di poca equità. Chiaramente l'azienda può essere più o meno sana, avere una migliore o peggiore programmazione, avere degli obiettivi irrealistici, proprio come la tua colonia in Despotism 3K. Però, se i tuoi schiavetti vanno in burnout, tu prendi e li butti nel bioreattore, ma nella vita reale non si può. Quindi che si fa? Prima di tutto si cerca di prevenire il burnout. Nella tua piccola colonia di umani, una delle meccaniche del gioco più importanti è proprio quella del controllo dell'energia, sia quella dei tuoi poveri umani, sia quella della barra generale. Senza un po' di esperienza nei gestionali, Despotism 3K diventa davvero complicato. Può sembrarti che il gioco richieda più risorse di quelle che tu hai personalmente a disposizione. Il gioco si fa frenetico, ogni giorno diventa sempre più intenso e ti chiede sempre maggiore velocità e concentrazione. Insomma, c'è uno squilibrio tra le energie che il gioco ti richiede e le tue risorse personali. Quindi per questo, dopo vari fallimenti, potresti sentirti stanco e demotivato. A questo punto hai 3 scelte. 1. Intestardirti a finirlo. 2. Lasciare il gioco. E 3. Abbassare la difficoltà. Bene, vediamole tutte e 3. Allora, 1. Finire Despotism 3K. Tutto sommato il gioco l'hai comprato, tutto sommato ti piace anche e hai solo bisogno di darti un po' di tempo per capire bene le meccaniche del gioco, capirne il senso e farlo funzionare. Allo stesso modo con il tuo lavoro. Se tu hai scelto un lavoro che ti piace e per la quale pensi di essere portato o comunque pensi di poter sviluppare quelle abilità, datti un po' di tempo. All'inizio tutto è difficile, ma pian piano, imparando una singola cosa alla volta, le cose diventano molto più semplici.
All'inizio ci sono sempre tante cose da imparare, hai nuovi colleghi, nuovi ritmi, un nuovo ambiente di lavoro tutto da conoscere, ma pian piano tutto diventa routine. E se pensi che sia questa la tua situazione, allora pazienta e cerca di adottare uno stile di vita che ti possa sostenere. Ad esempio, inizia qualche esercizio di respirazione o prendi degli integratori o comunque fai delle attività che ti possono ricaricare di energia. Soluzione numero 2. Lasciare Despotism 3K. Allora, accanirsi a finire un gioco perché non riesci ancora a padroneggiare le meccaniche ha un senso se ci stai giocando da relativamente poco. Ma se ci stai giocando da un'eternità e non vedi miglioramenti, forse non è il gioco che fa per te. Supponiamo che tu stia facendo lo stesso lavoro da anni, ma ogni giorno lo affronti con ansia perché sai che le tue mansioni sono complesse e non sei sicuro di riuscire ad affrontarle. O senti che proprio non riesci ad integrarti nell'ambiente o non ti piace affatto. Ma allora, perché continui a fare questo lavoro? Il mondo è pieno di opportunità e di giochi. I giochi indipendenti che escono ogni giorno sono tanti quanti le aziende che oggi cercano disperatamente personale. È giusto impegnarsi per superare gli ostacoli e migliorare se stessi, ma se questo ostacolo è davvero troppo grande o semplicemente non ne vale la pena, allora forse dovresti iniziare a cercare un'altra strada. Se non hai una ragione valida per continuare, allora non ha senso farlo. Finiresti solamente per odiare ogni giorno quel gioco e quel lavoro di più fino ad arrivare al burnout. Lascia perdere e passa a qualcos'altro. Soluzione numero 3. Giocare a Despotism 3K in easy mode. Questa delle tre è la soluzione più bilanciata che ti evita il burnout e ti evita le tue dimissioni. Dopo aver perso 3 volte, il videogioco ti darà la possibilità di giocare in easy mode, nella modalità facile. È vero, non avrai gli achievement, ma il gioco è sempre lo stesso. Potrai godertelo senza distruggere qualcosa o deprimerti. Ognuno ha i propri ritmi, le proprie potenzialità e i propri limiti. La gestione dell'energia in Despotism 3K può risultare davvero complicata per molti. Se questo è il tuo caso, semplicemente abbassa la difficoltà. Nella realtà si traduce con il parlare col tuo capo. Insomma, discutere le tue mansioni, trovare un modo per semplificare il tuo lavoro, portarlo ad un livello che sei in grado di gestire senza andare in burnout. Anche perché poi, quando vai in burnout, non gestisci un bel niente. Ogni lavoro è a sé, magari c'è carenza di personale e ti stai ritrovando a fare il lavoro di 2 persone, oppure stai lavorando troppe ore, oppure ti sono stati affidati troppi compiti. Insomma, comprendi qual è il problema e trova un compromesso. Trova un accordo ragionevole per rendere il tuo lavoro fattibile. E queste erano le mie 3 soluzioni per evitarti un burnout. Ma se sei già in burnout, che fare? Beh, se sei già in burnout, io alzo le mani. Vai da uno psicologo. Di certo dovrai modificare il tuo stile di vita e il modo in cui affronti il lavoro. E sicuramente dovrai iniziare a dare più priorità alla tua vita privata rispetto che alla tua vita lavorativa. Ti farà bene prenderti del tempo per staccare, vedere gli amici, stare un po' di tempo nella natura, fare ciò che ti fa sentire bene e stimola la tua creatività. Potrei darti tantissimi consigli generici, ma alla fine ognuno ha il proprio personale modo di affrontare le situazioni. Quindi è un lavoro che va fatto a faccia con una persona esperta che ti dia una mano a trovare il modo giusto per te per affrontare la tua situazione. Ad esempio, io ho trovato la mia strategia per riuscire ad affrontare Despotism 3K e sopravvivere quei 25-30 giorni che ti vengono richiesti. La mia strategia va a sfruttare appieno le mie grandi capacità organizzative, ma avendo rispetto per il mio lato ansioso e quindi mantenendo un approccio conservativo nei confronti delle riserve dell'energia. Questa strategia va bene per me, per le mie caratteristiche, ma tu dovresti trovare la tua strategia che va a sfruttare le tue potenzialità. Concludendo, quando inizi a sentirti stanco, quando senti che non riesci a recuperare energie, quando senti di non riuscire a portare avanti nessun progetto o quando senti di odiare tutto e tutti, allora è il momento di fermarsi e decidere di seguire una delle 3 strategie che ti ho detto sopra. Tieni presente che i sintomi del burnout difficilmente compaiono così dal nulla, normalmente sono sensazioni che crescono pian pianino nel tempo. Quindi se sei una persona che non ha questa grandissima autoconsapevolezza, magari ogni tanto prenditi dei momenti per fermarti e autoanalizzarti, sentire come stai, come ti senti. Se invece ci sei già dentro, chiedi aiuto senza indugio. La tua salute mentale è importante e devi imparare a dargli la giusta priorità.
Bene, io spero di averti detto qualcosa di utile oggi e se vuoi conoscermi meglio o rimanere in contatto con me, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì, quindi iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.